Le ciambelline al vino sono state un mio chiodo fisso fin da ragazzo. Le ho sempre adorate, senza riuscire mai e poi mai a farle come quelle dei forni. Leggere, fragranti, scioglievoli, un mistero irrisolvibile. Mi sono chiesto, quale sarà il segreto? La temperatura del forno, le farine, il lievito, la quantità di olio, quali proporzioni tra ingredienti così apparentemente semplici? E poi quel profumo. Come fanno a ottenerlo? E il procedimento? Ah, saperlo. Ne ho provate di ricette, cercandole ovunque, sui libri, sul web, chiedendole in giro. Niente. Ogni volta una delusione. Un bel giorno mi sono detto, adesso invento io una ricetta che mi permetta di arrivare al risultato che voglio ottenere. Sono andato in cucina e ho cominciato a fare come il piccolo chimico, sostituendo in parte gli ingredienti tradizionali, eliminandone alcuni, ad esempio il lievito, e giocando un po' con le mie attrezzature. Finalmente riuscii a trovare la formula che cercavo. Questa è la mia ricetta. Ci ho messo 40 anni per trovarla. Oggi la preparerò per voi, ma mi raccomando, non diffondetela. È una ricetta segreta. E come sempre, prima di cominciare, se il video sarà di vostro gradimento, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Siete pronti? Incominciamo! Per le mie ciambelline al vino avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 140 g di vin santo, 140 g di olio di semi di girasole, 140 g di zucchero semolato, 300 g di farina 00 per dolci con un basso contenuto di proteine, intorno agli 8-10 grammi, che dovrà essere poi setacciata per essere più arieggiata, un tuorlo, della vanillina e della cannella in polvere. Naturalmente il tuorlo potrà essere anche omesso perché serve soltanto ad emulsionare il vino con l'olio. Riguardo alle attrezzature, io utilizzerò un mini pimer con il relativo bicchiere, ma andrà benissimo anche uno sbattitore elettrico o una frusta o più semplicemente una forchetta. Un setaccio per la farina, una spatolina in silicone, un passino fine per lo zucchero, un foglio di carta forno e un sac à poche per formare le nostre ciambelline. Tutto qui. Comincio inserendo tutti gli ingredienti all'interno del bicchiere, tranne la farina, cominciando dallo zucchero, l'olio di semi di girasole, il vin santo, il tuorlo, la cannella in polvere e la vanillina. Poi comincerò a lavorare con il mini pimer fino a ottenere una salsa piuttosto densa, simile a una vinaigrette. Unisco poi la farina, poca alla volta, servendomi inizialmente sempre del mini pimer e poi aiutandomi con una spatola, fino a ottenere una crema piuttosto consistente e bene amalgamata. Se il composto risultasse troppo molle, potrete aggiungere dell'altra farina fino a ottenere la consistenza necessaria. Le nostre nonne si facevano guidare dall'esperienza. Adesso trasferisco il composto in un sac à poche e lo faccio riposare in congelatore per circa 10-15 minuti. Nel frattempo accendo il forno a 175 gradi. In congelatore. Il tempo di riposo in congelatore è trascorso. Adesso formiamo le nostre ciambelline. Adesso le cospargiamo di zucchero per decorarle.
in forno a 175 gradi per circa 25-28 minuti. Ognuno conosce bene il proprio forno di casa. Il mio è ventilato, ma se lo avete statico è meglio. Eccole qua le mie ciambelline. Non me ne vogliano i puristi, questa è solo la mia ricetta. Se volete assaggiare le vere ciambelline al vino, dovete recarvi ai Castelli Romani e intingerle in un buon bicchiere di vino bianco o rosso, magari una bella romanella frizzante, tipica di quelle parti. Queste si sciolgono in bocca, sono leggermente croccanti e profumatissime, adatte ai bambini perché l'alcol contenuto all'interno con la cottura evapora, lasciando solo l'aroma inconfondibile del vin santo. Perfette a fine pasto ed eliminando il tuorlo, adattissime anche ai nostri amici vegani. Si conservano in una scatola di latta per biscotti. Ma chi le conserva? Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica. Io inzuppo,